Il doppio scudetto in 2 anni, mancato all'ultimo istante nel 1988, incise negli equilibri interni del Napoli, in un calcio italiano che intanto aveva scelto per motivi economici di allargare il campionato a 18 squadre. Maradona, che scontava non tanto il logorio dovuto all'obbligo di essere sempre in campo, ma la pressione dell'ambiente e le contraddizioni della sua vita privata, chiedeva insistentemente di andare a giocare in una nazione dove il calcio non invadesse così tanto la vita quotidiana dei protagonisti. Il vulcanico imprenditore francese Tapie, che avrebbe creato e distrutto a sua volta in pochi anni la fama del Marsiglia, lo tentava con offerte sostanziose. Nel campionato italiano, dopo il rinascimento del Milan, era in atto anche quello dell'Inter tedesco di Breme e Matthaus, allenato da Trapattoni. Ma il Napoli, che aveva cambiato portiere Giuliani al posto di Garella e aveva arricchito la sua rosa di un altro brasiliano, Alemão, sembrava, nonostante una sconfitta a Lecce nella seconda giornata, poter tener botta. Al terzo turno, infatti, aveva addirittura annichilito 8-2 l'avventato Pescara di Galeone e Maradona con 2 reti era stato solo secondo a Carnevale, 3 reti in quella goleada. Per di più, alla settima giornata, gli azzurri si erano vendicati con un secco 4-1 del Milan, pur rinforzato dall'arrivo di un altro olandese, Rijkaard, e da un esordiente che avrebbe fatto carriera, Billy Costacurta. Maradona, che continuava anche a rispettare le esigenze della nazionale argentina, faceva avanti e indietro col Sud America, scendendo in campo, come contro la Fiorentina, battuta per 2-0 nell'8ª giornata, anche poche ore dopo una trasvolata atlantica. Non posso essere stanco, se no do ragione a quelli che parlano, ma forse voleva dire sparlano, di me, affermava. Ma era chiaro a tutti, meno ai dirigenti del Napoli, che Diego si stava usurando. 2 gol meravigliosi al Bologna, alla 10ª giornata, 2 all'Ascoli, dove era emigrato il suo amico Giordano, alla 14ª, 1 all'Atalanta alla 18ª e poi un lungo inusitato digiuno di 16 domeniche senza gol, scandito anche da molte assenze per infortunio, da alcune incomprensioni con l'allenatore Bianchi e da molti pareggi della squadra non più compatta che alla fine dovette rinunciare al tentativo di contrastare la marcia trionfale dell'Inter in campionato, accontentandosi del secondo posto. Per fortuna la rinuncia allo scudetto fu lenita da un cammino orgoglioso in Coppa UEFA che avrebbe assicurato al Napoli l'unico trofeo europeo della sua storia. I napoletani hanno ricordato così il tifoso ascolano ucciso da una pattuglia di delinquenti mascherati da supporters nerazzurri. Poi 7 minuti di gioco esaltante con 2 gol di Careca e Carnevale e il calcio è tornato festa, come dovrebbe essere sempre negli stadi. Un inizio di partita schioppetante, associato ad un debutto felice, quello di Carnevale, autore di 3 gol. Il primo, contro la zona del Pescara, Andrea lo firma così. Tutti contenti? Sì, in tribuna, nelle curve, in campo. Ma dopo? Un attimo solo. No, 8 gol fanno sorridere, o no? Sì, vabbè, ma... è un fatto storico, in Italia particolarmente, no, direi. Ma i gol valgono vincere 1-0, 2-0, basta vincere, non è un problema. E perché è sfuggente così? Quando uno vince in questa maniera dovrebbe essere almeno... No, vorrei precisare che io non sono mai sfuggito da nessuna parte, tantomeno con te, non vedo per quale motivo devo sfuggire. È una partita scontata, risultato eclatante, è un risultato che si commenta da solo. Sotto il profilo tecnico, che è il mio mestiere, non ho molto da analizzare. E sotto il profilo tattico? Neanche, proprio niente. A noi, per la verità, una sostanziale differenza tattica è risultata evidente. Non il Napoli di Lecce con una sola punta, orfano peraltro di Maradona, ma un Napoli addirittura armato di forcone a 3 denti, capace di mascherare in questa maniera un centrocampo privo di regista, Romano, capace anche di correre per 90 minuti senza disarmare mai,
Possibile che in una settimana soltanto tutti siano saliti di giri? Anche Alemao, autore del gol numero 4, e per la prima volta segno nel campionato italiano? Misteri del calcio. Oppure, dopo la rivolta di maggio, dovremo ricordare il miracolo di ottobre. Le statistiche ci aiutano a sottolineare che nel torneo a girone unico soltanto il Milan ha fatto meglio, 9-3 nel 72-73 all'Atalanta, e che il Napoli ha 2 soli precedenti esaltanti in maniera simile, 8-1 alla Pro Patria nel 55 e 7-1 alla Ternana. Si parlerà a lungo di questi 10 gol realizzati in una sola partita, e mentre stiamo rivedendo il 5 e il 6-0 di Carnevale, registriamo un debutto così felice. Quasi diventa il capocannoniere del campionato. Sì, difatti mancavano 20 minuti ancora quando già avevo fatto 3 gol. Ci tenevo molto a fare anche il quarto gol, così magari riuscivo a prendere Virdis. Il rigore ha amareggiato soprattutto Giuliani. Gasperini ha fatto il suo dovere, ma Careca ha rimesso subito le cose a posto, dopo soli 76 secondi, con l'aiuto di Carnevale. Rigore anche questo? Pare di sì, lo dice Amendolia ed Edmar esegue. Non para Giuliani dagli 11 metri, ma la girata dai 16 di Tita, sì, e anche in bello stile. La partita non ha storia, potrebbe segnare ancora con Crippa il Napoli e non lo fa per la prontezza di Zinetti. E potrebbe centrare il bersaglio 3 minuti dopo, ma il gol di chiusura spetta a Sua Altezza Maradona e lui lo fa nella maniera più inusuale, di testa. Domanda facile. Oh, che bel sorriso. Allora, il primo gol lo dedichiamo al prossimo figlio. E gli altri 7? A tutta Napoli che ha creduto in qualche giornalista che questo Napoli era in crisi. Io dico che se questo Napoli è in crisi, io voglio sempre la crisi del Napoli come questa. Senti, ma che cosa è cambiato in sostanza in così poco tempo? Ma non ha cambiato niente, io credo che hanno sbagliato quelli giornalisti che hanno detto che il Napoli era in crisi, né oggi è da scudetto né la settimana scorsa era da crisi, anche perché dobbiamo capire noi che il Pescara non ha fatto una grande partita e che il Napoli ha fatto 8 gol, però non ha fatto il gioco che si ha bisogno per essere da scudetto. Ma Milan, Inter e Sampdoria hanno balbettato oggi 3 pareggi e voi vi siete avvicinati. Sì, vabbè, loro non hanno perso ancora come noi, per quello hanno un vantaggio minimo, però sicuramente nel scontro diretto lì possiamo raggiungerlo. Ciao Sacchi. Allora, come tua veduta esci per ultimo a 200 metri dalla squadra. Vogliamo un po' svelare questo piccolo arcane ai tifosi? La voglio allungare un po' questa squadra. Senti, hai cambiato tutta la squadra, una squadra praticamente, non dico inedita, ma abbastanza sperimentale. Ce la vuoi anticipare un po' cosa succederà in campo? No, abbiamo cambiato molto per cambiare poco. Ossia per rispettare il nostro gioco abbiamo messo giocatori che più si adattano a farci... Questo Rijkaard più avanzato può determinare la differenza? Rijkaard è venuto perché non c'è Ancelotti, è squalificato. Siamo stati abbastanza obbligati nelle scelte. Che succederà oggi, Sacchi? Ecco, tanto ci vediamo il saluto del San Paolo. Che vinca la più brava. Grazie, ciao. Prego, ciao. Che loro facevano un po' di gioco, ho scavalcato Baresi, non sapevo con che darle, con il ginocchio, con il piede, le ho dato l'ultima con la testa, è entrata. Sembrava quasi un'Italia-Argentina a un certo punto, quando hai visto Galli. Ti hai rivisto quei momenti là? No, Galli è un fenomeno, direi. Maradona e poi Careca e l'1-2 del KO, e dire che il Milan inedito di Sacchi, con il 22enne Costa Curti difensore alla fonte battesimale, ala di nomina al San Paolo, con Tassotti stopper centrale, Mussi al suo posto, ma soprattutto con Rijkaard a sostegno di 2 punti, Virdis e Van Basten, ha fronteggiato per 40 minuti da pari a pari il Napoli, lanciatissimo, della coppia più bella del mondo.
Ha funzionato a dovere la cerniera a centrocampo con Colombo ed Evani pronti a filtrare per la zona estrema i palloni più pericolosi. E così, anziché subire la gagliardia del Napoli, questo Milan, privo del fantasista Donadoni, dell'uomo d'ordine Ancelotti e del trascinatore Gullit, trova altri protagonisti per impensierire Giuliani. Risponde con la solita incisività il Napoli, che affida Virdis a Corradini e Van Basten a Ferrara, ma nella somma delle azioni pericolose sembrano essere i rossoneri a dover chiudere il bilancio in attivo. Qualche fallo in più sul migliore Maradona agevola il Milan nel fronteggiare da pari a pari gli azzurri. Poi succede tutto in 3 minuti e Bianchi viene scoperto dai suoi ragazzi anche buon profeta. Non abbiate fretta, aveva suggerito in settimana, sappiate aspettare il momento giusto per colpire. E il momento giusto è caduto tra il 42esimo e il 45esimo del primo tempo, con i gol di grande fantasia di Maradona e Careca che vi riproponiamo da altra angolazione e che attribuiscono al brasiliano il primato nella classifica dei cannonieri e all'asso argentino l'appellativo di genio del gol. La gente mi sollecita in un'intervista con lei. Non so come mai, comunque se ci tiene volentieri. Allora, naturale che bisogna dare un giudizio a questo punto. Un 2-0 che vi ha lasciato un po' sorpresi, questo 1-2 nel finale forse improvviso, inaspettato. Ma secondo me sul piano del gioco non ci sono assolutamente 2 gol di scarto. Noi abbiamo tenuto il campo molto bene fino al momento del primo gol. Il gol è nato noi abbiamo cercato di attuare la nostra tattica del fuorigioco, probabilmente fuorigioco non era, quindi nessuna contestazione, e poi c'è stato un errore di un giocatore baresi che fa un errore così una volta ogni 10 anni. Secondo tempo? 3-1. Il ministro Pomicino ha sbagliato di poco, il terzo gol viene quasi subito e il merito è di Carnevale, il cui tiro viene solo deviato da Galli, ma è pronto Francini a dare il colpo di grazia al pallone. Sul 3-0 si esalta Maradona che delizia tutti, solo Sacchi accusa il colpo. Però non può, lui che il calcio lo ama, non ammirare questi passaggi illuminanti costruiti con raffinatezze stilistiche concesse a pochi mortali. Ecco perché si duole e parla da solo Maradona quando Agnolin assegna il rigore che Virdis trasforma. Il salvataggio di Giuliani, bravissimo il portiere napoletano, aveva evitato quel 3-1 che poteva essere realizzato un paio di minuti prima, quando Evani era riuscito a spingersi fino alla zona tiro. Un attimo di speranza per il Milan e allora Sacchi ritira Colombo e mette in campo un altro attaccante, il non ancora ventenne Mannari, per tentare la rimonta. Siccome Agnolin ammonisce Maldini per fallo su Maradona, pensa di infierire forse troppo o non vede questa spintonata di Rijkaard ai danni del lanciatissimo Carnevale. Rigore? No signori. E allora il Napoli si arrabbia e il nuovo entrato Carannante lancia a dovere Careca che si prende la sua rivincita e se ne va in gol nella maniera che vedete. Il San Paolo, 85.000 spettatori, 2 miliardi e mezzo di incasso, diventa un vulcano e si va alla fine, ma Diego si concede un'altra esibizione e strappa gli ultimi applausi. Quel 3-1 ancora forse bruciava dentro, no? A livello personale. A livello personale, a livello Napoli sicuramente, perché il Milan è venuto qua a vincere lo scudetto, lo abbiamo perso noi, lo ha vinto il Milan, questo non si saprà mai, però in quel momento erano più forti di noi, abbiamo perso lo scudetto. Si può fare un discorso a questo punto a Napoli davvero alla caccia dello scudetto bis? Il Napoli sta andando benissimo, però non dobbiamo fare più grande di quello che è una vittoria contro il Milan, perché a questo Milan ne mancavano tanti giocatori bravissimi, per quello noi abbiamo fatto una grande prestazione, però con piedi per terra. Ecco, Sacchi, mi sembra che questo Milan stia attraversando, a questo punto si può dire un momento critico, 2 sconfitte da 2 squadre diverse, ma in momenti diversi, con una squadra un po' con troppi infortunati. E noi potremmo tirare in ballo tante giustificazioni, non ne tiriamo in ballo neanche una. Onore al Napoli che ha meritato di vincere e adesso ci leccheremo le nostre ferite per ripartire da capo. Per quanto riguarda l'ultima cosa, questo ritorno di Gullit così difficile, no? Da decifrare. Che cosa ci può dire l'allenatore del Milan? No, vi è un comunicato stampa che ha parlato chiarissimamente, quindi... Ecco, tra le righe?
Non si può sleggere. No, io non so leggere fra le righe. Fermiamo Bianchi prima che prenda il volo, visto che il Napoli lo sta prendendo, ma è difficile prenderlo per il problema degli scioperi. E degli aerei, però. Questo invece il Napoli il volo l'ha preso, no? No, abbiamo fatto una buona settimana, direi che i ragazzi stanno lavorando molto, lavorano con entusiasmo. Poi quando si è anche supportati dal risultato diventa tutto più facile. Senti, questa sera non ti sentiamo né polemico, sereno, tranquillo. Ma io non sono mai polemico, qualche volta lo posso sembrare, ma a domanda e risposta solo questo. Ho capito. Scriva Cancelliere. Sì. E questo è da immortalare, Diego il grande, un poco più piccolo del Diego, grande anche lui. grande anche lui. Ma io credo che oggi veramente sei stato grandissimo, perché tornare, segnare e portare ancora la squadra avanti per tanti minuti fino al raddoppio è veramente un motivo di felicitazione da parte del pubblico. Eri stanco in effetti? Ma sì, ero un pochettino stanco, però sai, quando si parla tanto devi giocare, devi dimostrare a quelli che ti hanno dato il permesso, chiamasi Ferlaino, ai tifosi, non puoi essere stanco, perché sennò hanno ragione quelli che parlano. Stanco o no, Maradona segna, offre suggerimenti preziosi ai suoi compagni e, soddisfatto, regala dopo l'incontro la sua maglia a Diego Nargiso. Illumina assieme a Crippa, maratoneta eccezionale, il gioco degli azzurri, ai quali Cucchi aveva fatto subito raggelare il sangue. Partita scorbutica, giocata nel ricordo di un 3-2 che nel finale del campionato scorso troncò le residue speranze di ripresa degli azzurri per uno scudetto sempre più penzolone dalle maglie. La zona di Eriksson funziona a corrente alternata. Isen, Carobbi, Battistini e Pin vengono spesso saltati dalla punta più veloce del tridente e la difesa si arrangia come può. Careca reclama il rigore non prima di avere tentato di sorprendere comunque Landucci. E Maradona lo confermerà negli spogliatoi. Sì, anch'io ho visto una palla che io le ho dato dentro, Pin lo ha trattenuto della maglietta, lui ha calciato lo stesso perché vedeva che l'arbitro non fischiava. Al Napoli manca Renica, sostituito all'ultimo momento da Filardi, ma le geometrie non ne risentono. Baggio, che con Dunga sostiene il centrocampo viola, gioca anche per Vicini, in tribuna in veste di osservatore. Ma c'è anche Carnevale e avrà certamente impressionato il commissario tecnico questa sua giocata, che dà l'avvio forse alla più articolata manovra del Napoli, nella quale vengono coinvolti per la conclusione a turno prima Careca ed è bravo Landucci, poi De Napoli e infine Fusi con Pin che ci mette la pezza più opportuna. L'elasticità difensiva degli azzurri, nei cui meccanismi si ritrova spesso Carnevale, consente a Ferrara, Angelo Custode di Borgonovo, di intervenire su Cucchi liberato da Baggio. La pressione del Napoli è piuttosto costante quando Pin ferma Crippa in area. Pairetto, quei dubbi che avrà avuti al 9° minuto, non li ha alla mezz'ora ed indica perentoriamente il dischetto. Chi può tirarlo se non Diego? E Maradona lo realizza con la freddezza di sempre. Si divertono in tribuna anche quelli che notoriamente tifano Milan. Beh, amico del Napoli, nonostante la mia piccola sofferenza di domenica scorsa. Sta divertendo? Ma direi che è una buona partita, anche se la Fiorentina chiude bene i varchi, si difende molto bene, però il Napoli ogni tanto ha queste zampate dei suoi attaccanti sempre molto insidiosi. Si scaldano gli animi nella ripresa e c'è qualche fallo in più. Io posso parlare, dice Maradona, sono o non sono il capitano? Pairetto allora dispensa 4 munizioni, 2 per parte, prima che Eriksen sostituisca Di Chiara con Pellegrini, ed è proprio il nuovo entrato a creare qualche problema a Giuliani. La Fiorentina preme ed è quello che vuole il Napoli. Aspetta l'occasione buona per, come l'ha definita Vicini, zampata? Ebbene sì, è davvero una zampata quella del brasiliano, che consolida con questa pregevolezza il suo primato in classifica cannonieri. Atto secondo, ultima scena. Tra Carnevale e Pin c'è un reciproco sgomitarsi e va a terra il difensore. Accorre Landucci che manda a quel paese l'attaccante napoletano. Poi arriva Pairetto che manda negli spogliatoi tutti e due. Eriksen prima non vuole parlare,
Poi si ricorda di essere gentiluomo e commenta. La Fiorentina per me ha fatto una buona partita contro un Napoli molto forte oggi, ma per rubare 1 o 2 punti da Napoli ci vuole anche un po' di fortuna. Direi che i 2 gol che abbiamo preso non abbiamo avuto la fortuna, un rigore poi non è autogol ma quasi. La strenna natalizia, consuetudine del nord, fa oramai parte anche della tradizione napoletana. Non si aspetta più l'Epifania per offrire regali ed allora Careca e Maradona si adeguano e depongono sotto l'albero del Napoli 3 gol per la 5ª vittoria consecutiva in campionato e un primato che diventa sempre più concreto. Maifredi ripropone la sua zona riveduta e corretta. Bianchi, dalla camera da letto influenzato, invia messaggi a Maradona e al secondo Casati, che si accomoda in panchina. Il Napoli ha nel tridente la sua forza irrefrenabile, anche se è costretto dalla squalifica di Crippa a ritoccare il centrocampo per la 3ª volta nel giro di poche settimane. Ritrova subito l'affiatamento con i compagni Careca, facendo della velocità e del dribbling in corsa le sue armi migliori. Il Bologna, che si affida a Maronaro e a Poli per offendere e a Pecci in posizione arretrata per i suggerimenti, fraseggia anche con fantasia, ma raramente riesce ad arrivare in zona pericolo. Per la delizia di papà e mamma che sono in tribuna, Diego offre alcuni numeri di alta scuola calcistica, destreggiandosi tra un nuvolo di avversari, e servono queste sue giocate personali per creare spazi e punizioni. Un pericolo costante per i bolognesi da certe distanze, specialmente se il piede di De Napoli indovina la traiettoria giusta. Pecci risponde da par suo, corre poco ma crea le uniche occasioni per la sua squadra, solo che Poli, Stringara quando rileverà Maronaro e lo stesso centravanti si trovano di fronte a un Giuliani in condizione strepitosa. Lo imita come può Sorrentino, portiere nato nel vivaio del Napoli, graziato da Maradona per 2 volte nel giro di pochi minuti sul finire del primo tempo. L'occasione d'oro però l'argentino la propone a Carannante, che intuisce il lungo lancio e si presenta tutto solo davanti al portiere. Ahimè, Babbo Natale a lui ha riservato soltanto carbone. Resta negli spogliatoi del Napoli perché è colpito duro al malleolo e se ne rammarica per la variazione dei suoi programmi natalizi. Allora De Napoli, un Natale non proprio fortunato, questo infortunio proibisce di andare in nazionale. Sono cose che capitano, però io sono felice lo stesso perché il Napoli ha vinto oggi. È logico che mi dispiace per questa nazionale perché adesso ecco, quando uno fa sempre una presenza in nazionale è sempre una grande soddisfazione per un giocatore. Maifredi sostituisce Maronaro con il centrocampista Stringara, ma le sorprese non sono queste quanto la munizione che subisce Maradona per avere difeso l'incolumità dei suoi compagni. Rapida la vendetta dell'argentino, palla a terra e sinistro che non perdona. Il boato si raddoppia perché contemporaneamente le radioline annunciano il pareggio della Juventus a Milano. A questo punto Maifredi richiama in panchina un difensore, Monza, per riproporre una coppia di attaccanti ed affianca a Poli l'ex cesenate Lorenzo. Il vantaggio si concretizza in questi tiri di Poli, e Giuliani interviene come può, e di Stringara dalla lunga distanza con riabilitazione plateale del portiere napoletano. Poi arriva il momento di Carnevale, bravissimo in un lavoro estenuante di raccordi e di assist. Questo è davvero eccezionale e Maradona non si lascia sfuggire l'occasione anche se è costretto a calciare col destro. È un Diegol, suggerisce il tabellone. Partita chiusa? Ma che? Amendolia, tra batti e ribatti, vede questo rigore che De Mol trasforma. È Natale e i napoletani i loro doni se li portano a casa e contraccambiano con un rigore. Buonasera Diego. Buonasera. Allora, anzitutto complimenti, questo look è molto technicolor, per la televisione va bene. Dunque, senta, ma questo Napoli mantiene la media rigori, Sì, facciamo il record. Sicuramente figuriamo nel Guinness dei record, perché ogni partita è un rigore. Speriamo di finirla però. Questa volta c'è stata anche una munizione in più che non era prevista. No, le munizioni non sono mai previste, però quando vengono così io difendo la mia squadra, l'arbitro
l'arbitro sicuramente difende quello che pensa lei che è la cosa più giusta. Secondo me non era giusto, ho detto delle cose e lui mi ha ammonito. Ha fatto parlare tanto i giornali, ha fatto scrivere tanto ai giornali. Ritratterebbe? Ha fatto scrivere, io ho detto alcune cose che senz'altro sono piene di verità, per cui non ho da aver paura di niente in nessun confronto, ridirei le stesse cose tranquillamente. Neanche del giudice sportivo? Neanche tranquillamente. Giordano ritrova amici ed abbraccia a San Paolo, ma anche tanti fischi dalle tribune. Napoli-Ascoli ha sapore di paprika più per la vigilia agitata dall'ex centravanti azzurro che per l'1-3 rimediato 4 giorni fa in Coppa Italia. Torna in campo Maradona, debutta nel campionato 1988-89 romano. Il gol di Careca, dopo appena 29 secondi, quasi un record assoluto, fa pensare di poter assistere ad una partita elettrizzante ed anche bella. Ma belle saranno soltanto le 4 reti che costruiranno i due sudamericani. Il gioco non è piaciuto. Merito dell'Ascoli, che ha disposto bene i suoi uomini in campo, affidando al solito Giovanelli la regia, a Giordano e Vetkovic, seguiti da Ferrara e Corradini, il ruolo di disturbatori, ma soprattutto a Benetti e Rodia, che con facili interscambi e raddoppi di marcature asfissianti non hanno dato respiro a Careca e Maradona. Così si sono viste più capriole che belle giocate. Anche il pareggio degli ascolani è di quelli che non appagano lo spettacolo. Comunque, dopo 10 minuti si ricomincia da capo. Il pressing è l'unica cosa che attribuisce effervescenza alla gara, oltre a qualche pregevolezza di Diego. Ma il vero numero Maradona lo sfodera quando, da posizione ideale per lui, riporta in vantaggio il Napoli. Esulta Diego e, udite udite, esulta anche Bianchi, che va addirittura a congratularsi con il capitano. Nessuno lo prevedeva, neppure gli operatori, che si sono fatti sfuggire la storica immagine. Sono soltanto bagliori i gol del Napoli, perché torna il grigiore determinato da una confusione che non consente mai agli azzurri di aprire il gioco e, quando vi riescono, allora a sprazzi si vede il vero Napoli, quello che sa mettere in difficoltà qualsiasi difesa, mentre proprio il reparto arretrato che oggi ha